in questo episodio. Devo poi cercare assolutamente un regalo per mia figlia. Sono qui per il tipico cannolo siciliano di dattilo. Ho trovato il regalo che le piacerà sicuramente un sacco, non vedo l'ora di portarglielo. E allora ragazzi, eccoci di nuovo qua, pronti a partire con un nuovo episodio. Siamo arrivati a Trapani, Sicilia, luogo spettacolare. Questa puntata Otello, che è uno dei testi che amo di più in assoluto di William Shakespeare. Chiaramente il tour è quello che abbiamo fatto la scorsa estate, come si vede dal fatto che nessuno c'ha la mascherina, la mucchina, niente. Allora, tournée da bar. Noi portiamo gli spettacoli teatrali all'interno dei bar. Vabbè ragazzi, siamo arrivati alla puntata numero 11, dico, lo saprete quello che facciamo, no? Sigla! Shakespeare in tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar. Trapani, stiamo arrivando. Faremo Otello, che è uno dei miei testi preferiti di William Shakespeare. Ma in realtà sono felice per più ragioni, perché abbiamo una giornata libera. Mia moglie e mia figlia si trovano in vacanza a San Vito e siccome non le vedo da un sacco di tempo, le andrò a trovare. Sono veramente contento. Oggi finalmente arriviamo a Trapani. Tiziano fa quello che vuole, si chiude in camera, suona, io me ne vado al mare, aperitivo in riva al mare e seratina per le vie di Trapani. Non vedo l'ora. Anche se la mia idea era quella di andare a trovare la mia famiglia il prima possibile, ho deciso di fare un giro turistico per Trapani con Irene e Tiziano, così da non sembrare scortese. Anche se a dirla tutta, probabilmente loro avrebbero preferito andare al mare. Per una volta che io invece volevo starmene tranquilla per i fatti miei, adesso mi sento comunque in dovere di farlo. Ragazzi, allora facciamo così, facciamo questo veloce giro turistico, così comunque vediamo un po' la città e tutto, però vi dico subito, non staremo troppo perché non ho tantissimo tempo, nel senso che devo poi cercare assolutamente un regalo per mia figlia. Certo. No, non la vedo da un sacco, non è che posso presentarmi a mani vuote, infatti. capisci? Dopo un po' di strada arriviamo finalmente a Trapani, comune siciliano nella parte più occidentale dell'isola. È una città che si protende su una stretta lingua di terra ed è circondata dal mare. Sovrastata dalla città di Erice, è famosa per aver sviluppato il commercio del sale ed è conosciuta per la suggestiva processione dei misteri, che da oltre 400 anni conquista i visitatori della città provenienti da tutto il mondo. Questa è la chiesa del Purgatorio, dove ci sono conservati dentro i misteri. I misteri vengono portati in processione per il venerdì santo, la processione dura 24 ore. Ci sono 20 gruppi sacri e vengono affidati a ciascuno a un ceto diverso, il gruppo degli orafi, i fornai, quello del popolo, ed è una cosa molto sentita dai trapanesi, proprio tutta la popolazione, la cittadinanza partecipa a questa processione. Irene stava entrando nella parte della guida turistica. Così, nonostante dovessi comprare un regalo per mia figlia, ho continuato a visitare questa suggestiva città dal gusto tipicamente mediterraneo. Da qua si vedono anche le isole Egadi, Favignana, la più grande che è prima di Farfalla, poi c'è anche l'Evanson che è quella più piccola e poi là in fondo quella puntalina, vedi? E già che c'ero, ho recitato anche un monologo dell'Otello, così da far risuonare le parole del bardo in questo luogo affascinante e ricco di storia, baciato dal sole e circondato dal mare. Il mio buon nome è il più prezioso gioiello che ho. Chi mi ruba la borsa ruba i soldi, ma è una cosa da nulla, erano miei, ora sono di chi me li ha rubati come furono prima di 1000 altri. Però, Signore, se qualcuno mi porta via il mio buon nome, ruba qualcosa che non arricchisce lui, però fa di me un miserabile. Guardatevi, Signore, dalla gelosia. È un mostro verde che si beffa del cibo di cui si nutre. Questa è la Torre di Ligny, è stata edificata nel 1671 come protezione contro le incursioni corsarie barbaresche. Poi negli anni è stata riutilizzata sempre come postazione antiaerea dalla Marina Militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Magari ci fanno vedere dentro com'è.
Sì, Andiamo? magari sai cosa? Fate voi il giro dentro. Mi piace ragazzi, vi lascio qua un attimo, vado a vedere se trovo. Devo trovare il regalo per mia figlia, veramente. Qui No, alla ma Torre vediamo dei Legneti. tutti quanti. No, non vi preoccupate, fate il giro che ci tenevate. Ci vediamo dopo al furgone. Va bene. Ciao ragazzi, buon giro. Ciao, ciao. Già non avevo voglia di andare a fare il giro turistico. In più Davide mi lascia da solo con Irene che parla tutto il tempo sotto il sole. Ho salutato Irene e Tiziano e sono andato a cercare un regalo per mia figlia. Nel mentre ho continuato a diffondere il verbo del bardo a chi incontravo. Facciamo uno spettacolo teatrale che è Otello di William Shakespeare. Non so se lo conosci. È la storia di questo generale moro che va a difendere Cipro, viene convinto da un suo soldato che la moglie lo sta tradendo, anche se non è vero, e lui impazzisce di gelosia e alla fine uccide la moglie. Una cosa usuale. Sì, diciamo che è una storia tristemente attuale. Dopo aver salutato il pescatore, ho finalmente trovato un pensierino per mia figlia e poi sono stato raggiunto da Irene e Tiziano. Quella! Oh, ho trovato il regalo, sono sicuro che le piacerà sicuramente un sacco, non vedo l'ora di portarglielo. L'unica cosa, dovremmo secondo me stringerci un attimo in furgone. In che senso? Tiz, spostala un po' più di qua che non ci entro io. È impolveratissimo. C'ho i peli in bocca. Davide ha un grande senso di colpa perché sta tanto lontano dalla figlia, dalla famiglia. È ritornato con un peluche di 1,5 metri. Cioè, va bene il senso di colpa, ma un senso di colpa grande così io non l'avevo mai visto. Ho trovato questo enorme peluche, gigantesco, però è bellissimo, è morbido, tenero e secondo me alla bambina piacerà. Davide, qua non ci si entra però. Ragazzi, tranquilli, che Michele Cassio non morde. Chi? Michele Cassio, l'ho chiamato così. Vabbè dai ragazzi, andiamo, ci stringiamo, è morbido, dai. Ma si può chiamare un pupazzo Michele Cassio? Ah, sembra una parolaccia, in più è troppo lungo da pronunciare. Ma chiamalo Roberto, no? Allora Tiz, ti saluto, ci vediamo domani sera direttamente al bar, va bene? Mi raccomando, fai gasolio perché la lancetta sai che è sballata. Ah no? sì, che c'ha quella roba del galleggiante che si E in blocca. più c'è poco gasolio. Vabbè, ma non c'è problema, me l'avete detto 8 volte, comunque me lo ricordo. Tu divertiti con Irene, passate una bella giornata e ci vediamo domani. Ho lasciato i ragazzi in casa a Trapani e mi sono subito messo in viaggio verso San Vito per andare a trovare la mia famiglia. Ero veramente emozionato, felice all'idea di poterle rivedere dopo così tanto tempo. Non vedevo l'ora. Per mia figlia io ho preso te, però per mia moglie devo comunque portare qualcosa. Siccome lei è molto golosa, ho pensato di fare un salto a Dattilo. Fanno i cannoli che sono eccezionali. Beh, allora, in Sicilia i cannoli sono proprio... però quelli di Dattilo sono tra i più famosi e più popolari. Perché? Perché sono giganteschi, con la ricotta fresca, buoni. Sono sicuro che le piaceranno. Vedrai che sarà apprezzato come pensiero. Cosa? No, non lo so se hanno dolcetti di bambù. Glielo chiediamo. Il cannolo siciliano è una delle specialità dolciarie più famose della Sicilia. Originariamente preparato per il carnevale, è composto da una cialda di pasta fritta, farcita con un ripieno a base di ricotta di pecora setacciata e zuccherata. Buongiorno, sono qui per il tipico cannolo siciliano di Dattilo. Vorrei, allora, uno da mangiare subito così lo assaggio e poi 8 da portare via. Sarai subito accontentato. Grazie. Prego signore. La ringrazio veramente. Questo è il vero cannolo siciliano, il cannolo di Dattilo. È buono, si sente la Sicilia, la ricotta è fresca. E quindi si sta lontani dalla famiglia e questo, insomma. Tra l'altro, Michele Cassio, io non vedo l'ora di presentarti a mia figlia. Mi raccomando, fammi fare bella figura, Fai un po' il simpatico, racconta le 2 barzellette, No, non gliela puoi raccontare questa, mia figlia. Vedi te. Dopo aver viaggiato un po' continuando a chiacchierare con Michele Cassio, sono finalmente arrivato a San Vito Lo Capo, dove mi aspettava la mia famiglia e dove avrei potuto finalmente salutare mia figlia. Ciao piccolina! Oh, guarda cosa c'è! Michele Cassio! Bello! Ciao mio amore!
Che bomba, ragazzi, è bellissimo quando si va in tournée in giro per l'Italia, che si sta tanto lontani da casa, dai propri affetti, poi tornare e stare del tempo assieme con la propria moglie, la propria figlia, veramente una figata. Adesso secondo me sarebbe meglio l'opposto, cioè dopo tutto il lockdown che siamo stati assieme tutto questo periodo, una bella tournée e via, poi dire ciao, ci vediamo poi, via, andare. No, la domanda è questa, ragazzi, ce l'avrà fatta il sottoscritto a fare quella serata tutti assieme e poi tornare in tempo a Trapani il giorno dopo per far spettacolo l'Otello di William Shakespeare? Per scoprire se ce l'abbiamo fatta e soprattutto come vanno avanti i prossimi episodi dovete seguire i nostri account social, Facebook, Instagram, YouTube, seguite l'account, seguiteci, che con noi William Shakespeare è sempre in tour! Ciao! Shakespeare en tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare en tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar.